Ciao, sono Enrico Luciolli e in questo video rispondo a chi di voi mi ha chiesto di parlare del KO nella difesa personale. Per prima cosa vorrei rispondere a chi mi ha chiesto perché la durata del combattimento è così variabile. Cioè certe volte assistiamo a degli scontri in cui i due contendenti si prendono a calci e pugni e sembra non finire mai, mentre altre volte basta un solo colpo per arrivare al KO. La durata del combattimento è influenzata da molte variabili, ne possiamo riconoscere almeno 5, che sono la preparazione fisica, tecnica, mentale, strategica e un pizzico di fortuna. Per questo video ci occuperemo solo delle prime due, mentre per tutto il resto ti rimando al libro, dove troverai spiegazioni dettagliate per ogni singolo aspetto. Partiamo parlando della preparazione fisica, una delle variabili più sottovalutate dai marzialisti della domenica. Infatti ci sono tante persone convinte che basti semplicemente conoscere la tecnica per poter risolvere un'aggressione oppure per poter combattere contro un'altra persona. Non è assolutamente così, la preparazione fisica è estremamente importante. Pensa per esempio a un giocatore professionista di rugby e una persona che non ha mai fatto allenamento ma che conosce un sacco di tecniche. Io se dovessi scommettere dei soldi li punterei sulla persona che gioca a rugby. Per cui è vero che la tecnica è molto importante, però non va in nessun modo sottovalutata la preparazione fisica. Perché questo? Perché ci permette di essere resistenti in attacco e in difesa. Vuol dire che siamo in grado di concatenare tra di loro più colpi e quindi essere più efficaci ed è più probabile vincere lo scontro. Per esempio una persona con uno scarso allenamento fa fatica a tirare più di 30 secondi al sacco a piena potenza, mentre una persona addestrata riesce a ripetere tantissime riprese ed andare avanti per diversi minuti. Quindi c'è già una differenza abissale tra quello che possiamo fare in attacco, ma la stessa cosa si sviluppa anche in difesa, perché una persona che è preparata fisicamente è in grado di assorbire gli urti anche laddove non riuscisse a parare correttamente la tecnica. In un combattimento vero è normale prendere qualche pugno, è normale prendere qualche calcio. Anche un professionista ogni tanto fallisce nella schivata, specialmente se dall'altra parte trova un avversario tosto. Così vale anche per le parate, quindi bisogna mettere in conto che qualche colpo arriverà a bersaglio. Ora, se c'è una buona preparazione fisica e un addestramento specifico nel condizionamento, è possibile sopportare diversi colpi. Immagina per esempio una persona di nuovo molto preparata fisicamente o che abbia degli addominali molto forti e prova a pensare di dargli un pugno in pancia. Sicuramente sortirai un risultato diverso da quello che otterresti colpendo una persona che non ha mai fatto addominali in vita sua. Da una parte probabilmente non sentirà nulla, dall'altra potresti mandarla al tappeto immediatamente. Ecco quindi che davvero la preparazione fisica è una variabile importantissima. La seconda variabile che incide sulla durata dello scontro è la preparazione tecnica. Una persona con un alto livello sarà in grado di essere più efficace, cioè di convertire la propria forza in colpi più performanti, oppure sarà in grado di parare meglio, di schivare meglio, per cui da un certo punto di vista riuscirà a resistere di più nel combattimento e dall'altra parte sarà in grado di essere più efficace e quindi mandare al tappeto il suo avversario più velocemente. Se una persona ha una buona preparazione tecnica e anche un briciolo di strategia, può anche pensare di colpire in una zona particolarmente vulnerabile del corpo umano. Ne abbiamo già parlato in un video relativo ai punti di pressione. Non è possibile fare quelle cose stile manga in cui tocchi l'avversario e questo esplode o muore istantaneamente, ma colpendo con energia determinati bersagli si può produrre davvero il KO in poco tempo. Per esempio colpire il fegato, l'articolazione temporomandibolare, la gola, la nuca o i reni produce davvero dei danni importanti e molte volte quando si assiste a un combattimento che si protrae a lungo, i colpi non riescono mai ad entrare pesantemente su questi bersagli, mentre quando arriva il colpo efficace, il tipico KO da pugilato in cui vedi l'altro che va giù come uno straccio bagnato, ecco probabilmente è andato a segno un bel colpo al fegato oppure un colpo sull'articolazione temporomandibolare. Ne approfitto per rispondere anche a chi mi ha chiesto la differenza che c'è tra il KO che vediamo negli sport da ring e quello che succede per strada. C'è una differenza molto grande. Negli sport da ring c'è l'arbitro e l'arbitro interviene all'inizio del KO, non appena uno dei due si accascia oppure vede che uno dei due si sta accanendo contro l'altro, quindi c'è uno che sta perdendo palesemente, l'arbitro interviene dichiarando il KO tecnico per evitare che colui che sta perdendo riporti dei traumi irreversibili. Per strada questo non succede, per cui quando l'aggressore inizia a
vincere continua a spingere, specialmente se è in preda a un raptus e non si sta controllando, ed è possibile quindi che succeda qualcosa di davvero irrimediabile. Quindi, di nuovo, per rispondere ad altre domande che mi avete fatto, di base gli sport a combattimento non sono finti, non ci scappa il morto semplicemente perché l'arbitro interviene per tempo. Non significa che qualche volta l'incontro non possa essere costruito a tavolino, ma di base il pugilato, l'MMA, la Muay Thai, il judo e in generale tutti gli sport da combattimento sono veri sport di contatto e quindi le persone si menano per davvero e finiscono al tappeto per davvero. Semplicemente l'arbitro interviene per evitare che ci scappi un infortunio irrimediabile.